In questo episodio parlo del periodo ipotetico. Probabilmente sai già che esistono vari tipi di periodo ipotetico. Probabilmente, anzi quasi sicuramente, ti hanno insegnato che esistono 3 tipi di periodo ipotetico. Di solito gli insegnanti di italiano dicono che c'è il periodo ipotetico della realtà, il periodo ipotetico della possibilità e il periodo ipotetico dell'irrealtà. Il periodo ipotetico della realtà viene chiamato anche periodo ipotetico del primo tipo, mentre il periodo ipotetico della possibilità viene chiamato periodo ipotetico del secondo tipo. E invece il periodo ipotetico dell'irrealtà viene chiamato anche periodo ipotetico del terzo tipo, come il film Incontri ravvicinati del terzo tipo. Secondo questa classificazione esisterebbero soltanto 3 tipi di periodo ipotetico. In realtà esistono almeno 7 tipi diversi di periodo ipotetico. In altre parole, la congiunzione se può essere usata in 7 tipi diversi di frasi. Ti faccio subito un esempio per farti capire cosa intendo. Per esempio, io potrei dire: se compri il pane, mangiamo il pane. Questo è un periodo. Perché dico che è un periodo? Perché è un'unità composta da 2 frasi tra loro collegate. La prima frase è se compri il pane, la seconda frase è mangiamo il pane. In particolare è un periodo ipotetico perché c'è la congiunzione se e una delle 2 frasi dipende dall'altra. Una delle frasi dipende dal verificarsi di una condizione introdotta dal se. In questo caso ho usato il presente indicativo in entrambe le frasi. Se compri il pane, mangiamo il pane. Invece del presente indicativo io potrei usare il futuro semplice e potrei dire: se comprerai il pane, mangeremo il pane. Qual è la differenza tra questo periodo e il periodo precedente? Che questo periodo, in cui ho usato il futuro semplice in entrambe le frasi, chiaramente si riferisce al futuro. Il periodo in cui avevo usato il presente indicativo invece era più generale. Invece di usare il futuro semplice in entrambe le frasi, potrei usarlo in una frase e mi son perso l'intonazione. Invece di usare il futuro semplice in entrambe le frasi, potrei usarlo soltanto in una parte del periodo. Potrei dire: se compri il pane, mangeremo il pane. Quindi in questo caso ho usato il presente indicativo, se compri, e poi ho usato il futuro semplice, mangeremo. Quindi non c'è una simmetria, non c'è sempre lo stesso tempo verbale. Nella prima frase c'è il presente indicativo, nella seconda c'è il futuro semplice. Una struttura di questo tipo sottolinea il fatto che la seconda frase succederà dopo la prima. Chiaramente quello che è espresso dal verbo al futuro succederà dopo. Voi potreste dire: vabbè, ma Luca, da un punto di vista logico è ovvio che una persona per mangiare il pane prima deve comprare il pane, non è che prima lo mangia e poi lo compra. Da un punto di vista logico effettivamente è ovvio. Semplicemente vi volevo far notare che esiste anche questa possibilità, cioè che potete usare il presente indicativo nella prima parte del periodo e il futuro semplice nella seconda parte. A proposito, io sono Luca e ti do il benvenuto sul canale Italiano con Luca. Se vuoi migliorare il tuo livello di italiano, mi raccomando, iscriviti e attiva le notifiche. Invece di dire così, io potrei anche dire: se comprassi il pane, mangeremmo il pane. In questo caso, nella prima frase ho usato il congiuntivo imperfetto e nella seconda frase ho usato il condizionale semplice. Questa è la struttura che di solito viene definita periodo ipotetico della possibilità. Perché viene definita così? Perché in sostanza indica una possibilità, quindi indica una cosa che potrebbe succedere. Questo viene anche definito periodo ipotetico del secondo tipo. La caratteristica distintiva del periodo ipotetico del secondo tipo
è proprio il fatto che nella prima frase c'è il congiuntivo imperfetto e nella seconda frase c'è il condizionale presente. Invece di dire così, io potrei anche dire: se avessi comprato il pane, avremmo mangiato il pane. In questo caso il significato è molto diverso. Questa struttura, infatti, è nota come periodo ipotetico dell'irrealtà. Si chiama così perché si riferisce a una cosa che non è successa. Se una persona usa questa struttura, sottolinea il fatto che il pane non è stato comprato. Questo si chiama anche periodo ipotetico del terzo tipo. Il periodo ipotetico del terzo tipo dovrebbe essere formato in questo modo, cioè usando il congiuntivo trapassato e il condizionale passato. Questo è quello che dice la grammatica, questa è la forma più corretta. Poi nel parlato molte persone dicono anche: se compravi il pane, mangiavamo il pane. Quindi in sostanza usano l'imperfetto in entrambe le frasi. Questa è una variante informale del periodo ipotetico del terzo tipo. È una variante tipica del parlato. Se dite così, arriva la polizia grammaticale e vi arresta? No, probabilmente non arriva la polizia grammaticale. Perché? Perché comunque questa è una forma molto comune, è una forma tipica del parlato. Quindi se avete dei dubbi sul periodo ipotetico del terzo tipo, ricordatevi questa cosa, che quando parlate potete benissimo usare l'imperfetto in entrambe le frasi. Da ultimo, invece di dire così, io potrei anche dire: se avessi comprato il pane, mangeremmo il pane. In questo caso, nella prima frase ho usato il congiuntivo trapassato, mentre nella seconda frase ho usato il condizionale presente. In sostanza questo è un periodo ipotetico ibrido, dato dalla fusione del periodo ipotetico del terzo tipo con il periodo ipotetico del secondo tipo. Cosa significa questa frase? Significa che se tu avessi comprato il pane in passato, ora, in questo momento, noi potremmo mangiare il pane. Quindi secondo me si sottolinea maggiormente la distanza temporale tra le due cose. O meglio, la prospettiva è leggermente diversa rispetto al periodo ipotetico del terzo tipo. Perché se io dico: se avessi comprato il pane avremmo mangiato il pane, entrambe le cose si riferiscono al passato. Se invece dico: se avessi comprato il pane mangeremmo il pane, una delle due si riferisce al presente. In particolare la parte mangeremmo si riferisce al presente. Mangeremmo vuol dire ora mangeremmo. Ecco, spero che questa panoramica vi abbia aiutato a capire il periodo ipotetico. Come dicevo, se volete imparare cose nuove sulla grammatica italiana che di solito non vengono spiegate ai corsi di italiano, vi invito caldamente a iscrivervi al canale. Nel frattempo, qui in alto ti lascio un altro video che ti consiglio caldamente di guardare. Mi raccomando, dagli un'occhiata e che la forza della lingua italiana sia con te.